Alibaba non si ferma e anche a questo giro ci regala un modello che ci aiuterà tantissimo a generare video. È l'evoluzione di un modello che già abbiamo visto e che vi permetterà di fare veramente un'enormità di cose in più. Per esempio, poter partire da un'immagine, una reference, dargli un prompt, un video di partenza e riuscire ad avere un'elaborazione di questo tipo andando a trasformarlo completamente. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Ho aspettato un attimo a fare questa guida perché questo modello in realtà era uscito in preview con meno miliardi di parametri. Non dava l'idea di cosa avrebbe potuto fare il modello più potente, ovvero quello da 14 miliardi di parametri, che finalmente è uscito e ci permette di fare un'enormità di elaborazioni legate a One 2.1, perché oggi vedremo la sua evoluzione chiamata One 2.1 Base. Questo modello permette di fare tantissime cose, è impossibile vederle tutte perché potete partire da generazioni con una reference, potete usare ControlNet, potete fare il first frame, last frame, tantissime cose. Noi ne vedremo alcune, ma vi posso assicurare che tanti sono riusciti già a interpretare i vari workflow anche in molti altri modi e questo lo rende veramente interessante. Io vi ho creato qualche workflow sulla base di quelli ufficiali, perciò andiamo a vederli subito su ConfUI. Fra le varie aziende cinesi sicuramente Alibaba è una di quelle che si sta impegnando di più sul lato open source dei modelli AI e a questo giro vediamo Vase associato a One 2.1, modello sempre realizzato da uno studio di Alibaba. Questo in particolare va a estendere ciò che One 2.1 riusciva a fare, aggiungendo un bel po' di cose. In realtà non è quantificabile completamente tutto quello che potete fare con questo modello, ma ci sono diversi workflow che possiamo applicare. Qui fa alcuni esempi come il reference to video, il video to video, il masked video to video editing, il task composition. Lo apro così vi fate un'idea più precisa. Vedete, potete dare un'immagine o più immagini e riuscire a fare un video su queste reference. Potete editare video anche utilizzando le pose, potete anche usare il depth, c'è anche la possibilità di usare quindi ControlNet e tantissime altre cose. Vedete anche l'inpainting, è veramente ampio come modello e potete utilizzarlo in migliaia di modi. Non li vedremo tutti ovviamente perché in realtà, come ogni workflow, in base a come lo gestite voi potete avere risultati diversi e volendo, ingegnandosi un po' di più, potete avere qualcosa di unico. Noi lo vedremo su ConfUI, qui fanno vedere come utilizzarlo in locale, però è un po' più complesso, non c'è un'interfaccia Gradio da quello che vedo. Torniamo su e vediamo che qui era uscito inizialmente come preview con la versione 1.3 miliardi di parametri. Io ho aspettato un attimo perché poi sono stati rilasciati i due modelli più interessanti, soprattutto il 14B. Ovviamente si differenziano per capacità di generazione e per risoluzione, perché vedete, se usate l'1.3B dovete stare su questa risoluzione ed è più avvicinabile a chi ha una scheda video meno potente, mentre il 14B vi dà la possibilità di spingervi fino al 720p, che non è assolutamente male come risoluzione. Ma considerate che fra i 14 miliardi di parametri, la risoluzione così e la lunghezza del video, le richieste aumentano veramente tanto, quindi è molto probabile che anche col 14B andrete a usare questa risoluzione. Se clicchiamo qua ci porta da GameFace con una pagina che ricorda praticamente quella di One 2.1. Dicono più o meno le stesse cose e qua è un po' un'unione fra One 2.1 e altri modelli che sono stati rilasciati successivamente e che si sono poi aggiunti man mano, ma noi useremo altri modelli, non questi ufficiali direttamente di One caricati su Hugging Face. Prima di vedere i modelli che scaricheremo, però c'è sempre una pagina che può tornarvi utile per comprendere inizialmente i workflow ed è quella di Confi.org dedicata al modello in sé. Queste sono le documentazioni fatte da chi sviluppa ConfUI e quindi vi può dare una base per capire come utilizzare in questo caso Vase con One 2.1. Vi fa sempre un intro con anche le differenziazioni fra l'1.3 e la 14, c'è il link ai modelli che potete scaricare, ma vi ricordo sempre che ConfUI negli ultimi aggiornamenti ha messo il download direttamente dall'interfaccia quando caricate un workflow, perciò se non volete fare tutto il giro di scaricare i modelli separatamente, quando voi caricate un workflow vi chiede se volete scaricare i modelli collegati e vi semplificate la vita, però io vi faccio vedere sempre come scaricarli da Hugging Face o da GitHub per prenderci mano. Nel caso volete usare questi modelli qui che sono FP16,
li scaricate direttamente da questo link che fa partire il download. Ricordate che FP16 è il modello più pesante, io vi consiglierei di usarlo se usate la 1.3b perché è già bassa come miliardi di parametri e quindi dovrebbe permettervi di usare l'FP16, ma usarlo sulla versione 14b diventa veramente pesante. A seguire ci sono tutti gli altri modelli e vi spiega dove metterli, ma io avendo già fatto una guida su One 2.1 vi consiglio di seguire quella per capire dove mettere i modelli e anche perché useremo i GUF anche a questo giro. I GUF sono dei modelli che non sono più veloci ma servono a risparmiare VRAM. Siccome questo processo ne chiede veramente tanta, anche di RAM in alcune situazioni, usando i modelli GUF almeno risparmiate su quel lato e magari riuscite a stare dentro la scheda video senza dover fare l'offloading sulla RAM che rallenterebbe tutto. Una cosa interessante di questa pagina sono i loro workflow spiegati con i vari passaggi e tutto quanto, e io come sempre li uso come base per creare i miei perché è molto interessante vedere i loro workflow, ma io spesso non li trovo molto chiari perché vedete questo unire in questo modo lo trovo un po' confusionale dal mio punto di vista, ma ognuno si gestisce i nodi e i blocchi come vuole. Io ho usato questi file di esempio per mostrarvi il risultato all'inizio del video, ma ovviamente potete usare i video che volete. Andiamo ai modelli e come sempre io consiglio di usare i GUF se volete ottimizzare un po' la VRAM e non avete tantissimi giga, perché vi posso assicurare che anche con la mia da 24 giga arrivo praticamente al limite. Se andate in file and version come sempre potete scegliere partendo dal Q8 quale utilizzare, vedete pesano anche meno. Io con il Q8 arrivo circa 3-4 secondi di video a 20 giga di VRAM. È tutta una combinazione di risoluzione che scegliete, lunghezza del video e modello. Più aumentate la risoluzione, più aumentate la lunghezza del video e più aumenta la richiesta di VRAM. Fate delle prove, vedete quale scegliere. In base al peso che hanno capite come stanno scendendo di qualità. Per farvi un'idea, il KM5 è più alto del KS. Cliccate l'iconcina e lo scaricate. Andiamo su ConfUI. Prima di vedere tutto, vediamo dove mettere questi modelli. Come dicevo prima, io ho già fatto una guida su One 2.1, fa vedere tutto dove scaricare i modelli, dove metterli e come generare con One 2.1. In ogni caso andiamo nella sua cartella Models e questo modello lo mettiamo in Unit. Io ho fatto una cartellina ma potete anche buttarlo qua dentro. Qui ho tutti i modelli di One, quelli normali e quello Vase che è unico. Ovviamente dovrete avere poi il suo VAE che è quello di One 2.1 e nel clip avere i clip dedicati che è l'UMT5 XXL che io uso in versione GUF sempre per risparmiare giga, perché anche se ne avete di giga e non avete problemi, comunque se iniziate ad ampliare il workflow, a mettere più cose, allungare il video, a fare più elaborazioni, arrivate presto alla saturazione e se riuscite a risparmiare qualche giga magari evitate di arrivarci e secondo me convengono sempre i GUF. Fatto questo, anche se ho la web UI aperta dietro, prima di aprirla vi consiglio di fare questo giro. Andate nella cartella di ConfUI, fate update e fate update ConfUI bet. Lui fa un controllo sulla cartella e vi aggiorna il front-end in questo modo, che è essenzialmente l'interfaccia che avete davanti in ConfUI. Tornate indietro e potete avviarla a questo punto e una volta dentro come sempre fate manager e fate update all, così aggiorniamo tutto quello che resta, nodi compresi, e io sono alla versione 3.39 con il manager alla 3.32.5. Come detto in altre guide di ConfUI, se non avete mai usato questa web UI, generare video non è sicuramente il punto di partenza migliore. Vi consiglierei di partire da generare immagini magari con Flux, se non addirittura con Stable Diffusion XL, perché ci sono un po' di cose che vanno a complicarsi. Però io ho fatto una guida che vi spiega cos'è ConfUI, come si utilizza, cosa sono i nodi e tutto quanto. Non è recentissima, però di base vi fa capire come utilizzarla. C'è solo l'interfaccia leggermente diversa che vedete facendo setting, andando in menu, mettendo disable. Ci sarà questa interfaccia in quella guida, però i nodi sono essenzialmente simili. Adesso sta diventando sempre più diversa, dovrò aggiornare anche quella guida. Se rifacciamo qua setting e mettiamo top, abbiamo la stessa interfaccia, però ho fatto un podcast con 3 episodi dove c'è questa interfaccia nuova e la spiego a un mio amico che non sa nulla di ConfUI. Perciò secondo me unendo le due guide dovreste riuscire a farvi un'idea completa di come utilizzare questa web UI. L'unica cosa è che conviene in realtà guardarsi tutte le guide, non lo dico solo per aumentare le visualizzazioni sul mio canale, ma perché ogni guida c'è qualcosa di nuovo che si può aggiungere. Pian piano potete imparare sempre di più a giostrarvi con i nodi e tutto quanto. Ora
partiamo subito con il primo workflow. Facciamo workflow open. Io sono nella cartella clonata dal mio repository di GitHub e trovate il link in descrizione. Se voi andate in One 2.1 vedrete tutti i workflow legati a questo modello. Ce ne sono due basilari che vediamo velocemente, è l'image to video e il text to video. Quando aprite un workflow del quale non avete i nodi, vi farà un avviso e vi elencherà tutti i nodi che vi mancano. Come dicevo prima, se non avete già scaricato i modelli o li avete chiamati in un altro modo, lui vi proporrà di scaricarli a questo punto. Potete vedere voi se scaricarli o chiudere la finestra e proseguire. Per i nodi invece facciamo manager e facciamo install missing custom node. Qui vi fa l'elenco di tutto quello che vi manca, lo spuntate qua così li segna tutti, fate install, poi riavviate la web UI e siete a posto. Se vi mancano dei modelli c'è sempre il model manager. Qui se cercate trovate quasi sempre tutti i modelli che mancano. Se non riuscite a trovarli su Hugging Face o da altre parti, provate a cercarli qua, ve li mette direttamente nella vostra cartella dei modelli. Fatto questo, come sempre fate R sulla tastiera, così vi aggiorna i vostri collegamenti e partiamo a vedere come sono fatti questi workflow. In realtà non è nulla di diverso da One 2.1 perché era già stato fatto questo workflow, diciamo che non cambia essenzialmente se non con dei nodi aggiornati, ma la base è sempre che qui abbiamo il caricamento del modello, ovviamente mettete il vostro One 2.1, io ho messo quello per caricare i GUF e quello per caricare i modelli normali. Questo però in realtà dovrebbe far andare anche i modelli normali, non ho ancora testato questa cosa ma dovrebbe essere così. Nel caso voi non vogliate usare i GUF ma usare tipo l'FP16 o l'FP8, che in questo caso sarà da impostare qua sotto, e ovviamente dovete collegarlo. Poi abbiamo il caricamento dei clip, anche qua l'ho messo come GUF perché andiamo a risparmiare RAM e su questa generazione è assolutamente necessario riuscire a ottimizzare. E abbiamo il VAE, sempre come abbiamo visto prima nella cartella, è un image to video, partite da un'immagine e lui poi ve la anima. Niente di particolare questo procedimento perché avevamo già visto con One 2.1, perciò andiamo avanti veloci su quelli che sono un po' più massicci. Il text to video, stessa cosa, non c'è nulla di particolare. So che probabilmente avrete notato questa nota ma la vediamo prossimamente. Non cambia particolarmente molto a quello che avevamo visto nella guida di One 2.1. Andiamo a quelli più interessanti e sono Vase video to video ControlNet. Il procedimento è sempre quello che vedevamo prima, cioè il caricamento dei modelli, poi abbiamo un'immagine, il video, ControlNet, il prompt, l'elaborazione e il video finale. Questa parte qui l'abbiamo già vista prima, del caricamento di tutti i modelli. A seguire abbiamo l'immagine. Cosa fa questa immagine? È la reference, quella che lui utilizzerà per andare a dare uno stile o un soggetto o un background. Ovviamente poi bisogna fare delle prove e vedere come la digerisce. Qua è stato messo questo nodo per fare in modo che indifferentemente dall'immagine che mettete potete cambiargli la risoluzione. È impostato che fa un crop al centro, di conseguenza se voi mettete un altro aspect ratio rispetto all'immagine originale lui tenderà a stare al centro. Se io qua metto una risoluzione che è 16 noni, questa è quadrata, la taglierà sopra e la taglierà sotto e qua vedrete l'anteprima. Qua sotto invece c'è tutta l'elaborazione del video. Viene caricato il video, quello che era ad esempio su Confi.org. Qui potete mettere il frame load cap perché magari è un video che dura tantissimo, ma considerate che 3-4 secondi sono tantissimi minuti di elaborazione. Se mettete un video che dura 5 minuti, magari anche no, potete fare un calcolo di quanti frame generare e fermarlo prima. Io vi consiglio di mettere delle clip già pronte perché altrimenti viene difficile qua capire, però potete fare anche quanti frame iniziali deve saltare, quanti deve farne massimo. In questo modo riuscite a tagliare il pezzo iniziale e quelli dopo. A seguire abbiamo la risoluzione che io ho impostato come quella consigliata, cambiandogli quindi l'aspect ratio, passando da quadrata a 16 noni. In realtà potete farla anche quadrate, non è un problema, digerisce bene molte risoluzioni. Una cosa consigliata è di tenere una risoluzione che sia divisibile per 16. A seguire viene fatta un'anteprima di come è stato cambiato il video e in questo modo riuscite a vedere come ve l'ha tagliato, se vi va bene o se non vi piace in questo modo. E anche qui potete scegliere dove va a cropparlo, cosa fare esattamente,
eccetera. Passato questo pezzo arriva ControlNet, che è in questo workflow espressamente studiato per le persone che si muovono o comunque per dei soggetti. Lui fa 2 controlli con ControlNet. Il primo è la posizione del soggetto facendo il tipico scheletro, il secondo è facendo una maschera di profondità. Successivamente le unisce e vi crea l'anteprima di quello che ha fatto. Una volta fatta questa elaborazione passa al One Base to Video, dove prende la reference, control video fatto da ControlNet e lo unisce al prompt che avete messo qua dentro. È impostato per prendere la risoluzione del video in ingresso, che in questo caso era 832x480. Se voi non volete questa risoluzione potete anche togliere questi collegamenti e impostarla voi. Questa unione fra reference, video e prompt poi vi dà un risultato. Vi faccio vedere cosa tira fuori dal ControlNet in questo modo. L'ho fermato prima che iniziasse a elaborare tutto, ma vedete che riesce a combinarci insieme sia la posizione, tra l'altro facendo anche la faccia che può essere più utile, e il depth, perciò 2 maschere insieme che danno un risultato sicuramente migliore. Ci mette un attimino soprattutto questa parte qua a essere elaborata, però non è detto che dobbiate usare per forza questa combinazione. Io ho messo questi 2, ma vedete che con questo ci sono veramente tantissimi altri preprocessori che potete utilizzare e sono tutti in base all'elaborazione che dovete fare voi. Come dicevo all'inizio, è incredibilmente ampio questo modello e vi permette di fare tantissime cose. Sarebbe impossibile fare un workflow per ogni tipo di elaborazione, però potete farvi un'idea. E come facevo vedere all'inizio, questo mix insieme al prompt dà questo risultato. Vedete come è riuscito a mantenere il video iniziale in maniera abbastanza incredibile. È vero, non è perfetto, ma volendo si può sistemare in qualche modo. Sono 4 secondi e sulla mia così ci mette un pochettino, però possiamo andare incontro alla generazione con quello che vedevamo prima, ovvero il LoRa CauseVid. C'è in 2 modalità, 14B o 1.3B, in base al modello che avete scelto. Lo scaricate da questo link andando su questa pagina, è direttamente il link al modello. Se voi fate download parte subito a scaricare. Dovete metterlo nella cartella LoRa, ovvero qua in models andate in LoRa. Io ho fatto le cartelle anche qua, potete evitarlo, ma se andate in 1.2.1 c'è CauseVid 14B. Viene scritto come text to video, ma in realtà potete usarlo per tutte le elaborazioni da quanto ho visto. Se torniamo qua dobbiamo solo fare un cambiamento. Da qua lo colleghiamo a model e seguiamo le indicazioni che ho scritto qua sotto, che sono quelle poi prese dal workflow ufficiale. C'è un range, in realtà anche 6 step vanno bene. Io solitamente metto 6. Perché metto 6? Perché nulla viene regalato, ovvero velocizzate tantissimo l'elaborazione, questo sicuro, ma scende parecchio la qualità. Si vede tanto la differenza senza il LoRa. Però è anche vero che alle volte fare molti secondi diventa veramente incredibilmente lento e questo può aiutare tanto, soprattutto con un workflow che vediamo dopo. Lo strength spesso consigliano 0,3 e così va già bene. Ovviamente qua è da mettere il LoRa giusto. Se non lo vedete fate sempre R, così vi aggiorna l'aggiunta del LoRa, e una volta impostato così possiamo farlo generare. Ci metterà molto meno rispetto a One 2.1 Base di base, ma come dicevo perdete tanta qualità. Fate un po' di prove, sicuramente così diventa incredibilmente più accessibile, quasi ai livelli di LTX video secondo me, e su questo piano sicuramente con una qualità maggiore dal mio punto di vista, perché per quanto può sembrare incasinato questo workflow in realtà è semplice. I workflow che ho visto con LTX video sono veramente molto contorti e questo workflow vi serve essenzialmente per fare questo. Gli date un video con un soggetto che si muove o che fa qualcosa, gli spiegate come deve cambiare lo stile, ovviamente che vada in accordo con quello che avete messo come reference, e vi darà un video in output fatto così. Passiamo a un altro workflow, facciamo open e andiamo su outpainting. Anche questo workflow come gli altri ha un template che mi sono creato mentalmente in modo tale da avere una linea che li collega tutti con piccole differenze, come in questo caso l'outpainting appunto. Tutto il resto rimane uguale. Qua sotto c'è sempre il caricamento del video che per fare un test io cambio di aspect ratio passando a 16 noni usando la sua risoluzione e andando poi a recuperare dei pixel con il pad image for outpainting. Considerate come andate a cambiarlo e qui vedrete l'anteprima, che non è questa perché questa è solo la risoluzione cambiata in questo caso, ma adesso lo faccio partire e vi faccio vedere come ve la mostra. Lui crea una maschera, un qualcosa che può servirgli e poi va a riempire il video. Una cosa che ho notato è che
Scrivergli qualcosa qui non sempre fa un cambiamento, potete anche lasciarlo vuoto, perché lui tende a rifare quello che c'è intorno. Se vedete che non fa le cose giuste, allora dovete andare un po' a cambiargli il prompt. Stessa cosa di prima, se volete usare il LoRa con CauseVid, lo collegate e rifate la stessa cosa. La risoluzione la prende direttamente da questa immagine elaborata, che sarà in questo caso aumentata di 100 pixel da ogni parte, e la porta direttamente al Waves to Video, così come la lunghezza del video la prende da quello originale e soprattutto da come l'avete fermato con il load cap. Adesso vediamo come vi crea la maschera. Faccio una piccola run e lo fermo prima che inizi a elaborare. Così è come viene creata la maschera. Vedete, è paritaria perché gli ho detto io di fare 100 da ogni parte, ma dipende da come lo impostate voi, a sinistra, sopra, a destra e sotto, e anche se volete fare del feathering che sfuma un po'. In questo modo vedete un po' voi come impostarlo e di conseguenza poi lui si prende la risoluzione della modifica che avete fatto. Considerate quanto andate a ingrandire un video, bisogna fare abbastanza attenzione a questo lato. Non vi consiglio di fare robe tipo 500 pixel, 1000, cioè non esagerate, fate delle prove. Però è anche vero che lui andrà a elaborare solo questa parte, non tutta la risoluzione insieme. Magari anche fare delle risoluzioni un pochettino più alte potrebbe reggere comunque, considerando questo. E come output vi ritrovate poi il video con l'outpainting. Per esempio quello che vi ho fatto vedere prima, l'ho ingrandito con questi valori e vedete che adesso ho un video più largo e più elaborato. Vedete, se fate i vari step di elaborazione potete avere sempre più aggiunte. E questo è, dal mio punto di vista, il lato utile di avere più workflow. Non amo molto avere tutto insieme in un'unica scheda che fa impazzire letteralmente, secondo me. Così lo gestite un pezzo alla volta. Ultimo workflow è quello first frame, last frame. Questo workflow ha un qualcosa di paranormale. Perché? Allora, al di là di essere ovviamente più complesso, questa base vedete è sempre la stessa, quindi non sto a ripetervela. Qua di lato avete la risoluzione del video finale che va a comandare su entrambe le immagini. Quello che vi consiglio è di metterle almeno con lo stesso aspect ratio, non per forza con la stessa risoluzione, perché qua andrete a comandarle tutte e due. È in verticale in questo caso, ma giusto perché volevo fare una prova io, però è sempre la stessa risoluzione, quella consigliata. Non dovete per forza stare su questa, però così sicuramente vi viene bene. Mettete un'immagine iniziale e mettete l'immagine finale e fin qui tutto bene. A seguire c'è questo passaggio. Da dove arriva questo passaggio? Semplicemente se voi o andate sulla pagina di Confi.org che vi facevo vedere prima o fate workflow, browse templates, andate in video e qui avete tutti i workflow che vedete in quella pagina già fatti. Usando come base questo One Base First Frame Last Frame, io ho creato questo qui, prendendo questo pezzo che non è semplicissimo da capire. Lui crea un batch di immagini e un batch di maschere che poi vi fa vedere come preview in elaborazione. È tutto molto bello se non fosse che questo workflow, anche quello ufficiale di Confi.org, funziona 1 o 2 volte. Se andate a modificare qualcosa non va più niente. Non so perché, ma inizia a svarionare completamente e non fa più il risultato che volevate voi. I primi test che ho fatto con il workflow identico come lo vedete veniva perfetto, lui partiva da qua e arrivava a questa perché cercavo di avere una continuità. Una volta cambiati alcuni valori per test tipo il length o provando con CauseVid, che in questo caso è già attivato perché su questo workflow ve lo consiglio particolarmente, saltava completamente tutto. Lui parte da questa immagine ma poi fa quello che vuole. Io ve lo lascio comunque il workflow che essenzialmente è lo stesso che vi dà Confi.org. Ho fatto io qualche modifica, per esempio questa, dove qui mettete la lunghezza del video, ma poi calcola lui il length batch size che deve essere -2 praticamente, mentre nell'altro workflow fatto da loro dovete farlo voi questo calcolo, ma niente di che, e poi l'ho diviso io in modo che sia più comprensibile a livello visivo, ma fanno esattamente la stessa cosa, anzi qua è più comodo perché mettete una risoluzione per tutto e non dovete fare differenze varie. Non so cosa ci sia di sbagliato e non so cosa succeda perché non sono riuscito a capirlo. L'ho fatto non so quante volte, ma se partite da zero funziona. Se modificate dei valori non va più niente, non dà più nessun risultato e da lì non ne esce più. Non so se c'è una specie di cache che crea da qualche parte che va a inficiare questa elaborazione, però vi faccio un esempio per farvi vedere come funziona.
Se io carico il workflow loro di base, che è questo, gli faccio 2 modifiche e lo faccio elaborare, così vediamo il risultato. Ha completato. Allora, vedete che l'anteprima è essenzialmente questa, che a uno viene da pensare, ma cosa fa? Assolutamente niente, fa una serie di immagini bianche, però questa è l'anteprima di ciò che fa. Comunque vi deve dare questo risultato. Parte dalla prima immagine e arriva alla seconda nel giro di tot frame. Vedete questo effetto qua? Questo è CauseVid. Se lo fate senza CauseVid non avrete questi difetti, ma se volete risparmiare tanto, perché questa elaborazione me l'ha fatta in 3 minuti, allora usate CauseVid, ma perderete tantissimo di qualità. Una cosa che ho notato è che per fargli fare una buona elaborazione dovete lasciare questo valore. Se la fate troppo corta non fa assolutamente niente. Tornando sul mio, se li analizzate uno a fianco all'altro, lasciate perdere i colori, lasciate perdere come ho sistemato le cose, sono veramente uguali. Anche questo passaggio ho provato a toglierlo, a mettere in un altro modo. Probabilmente se voi fate partire l'elaborazione su questo da zero avrete un risultato come deve farlo realmente, ma siccome non ho voglia di rifarlo un'altra volta non ve lo faccio vedere da questo, ma il risultato che avrete è esattamente questo qui. Tra l'altro notavo adesso che hanno sbagliato a impostare questo valore perché è messo su increment e non va bene questo. Se fate un'altra generazione aumenterà. Come spiega qui deve essere length meno 2, qua deve essere in questo caso 79, non deve incrementarsi, deve essere fixed. Si vede che è saltato qualcosa nell'ultimo aggiornamento che hanno fatto. E questi sono alcuni dei workflow che potete fare con Vase. Io ho già visto tanti che vanno a incastrare tantissime cose insieme per creare migliaia di effetti diversi. Il bello di Confui è questo, che potete veramente spaziare con la mente e con un modello di questo tipo fare veramente tantissime cose. Impossibile farvele vedere tutte, però almeno vi fate un'idea e potete usare questi workflow come base per fare qualcosa di più avanzato magari. Fate i test con CauseVid e vedete se vi va bene la qualità che vi dà o se è meglio bypassarlo. Per esempio in questo caso basta passare da qui a qua e togliere tutti i valori relativi a CauseVid e rimettere quelli originali. Divertitevi con Vase con la sua libertà di elaborazione. One 2.1 al momento è sicuramente il modello che offre una qualità di generazione più alta di tutti e al tempo stesso è anche quello più pesante. Ci sono un sacco di ottimizzazioni che si possono usare e come abbiamo visto si può usare il LoRa di KJ CauseVid. Ovviamente tutte queste ottimizzazioni tolgono qualità ed è abbastanza ovvia come cosa. Si spera arriverà un giorno un'ottimizzazione che non andrà a sacrificare così tanto la qualità, però più si va veloci e spesso la motivazione è perché si sta togliendo qualcosa da qualche parte. Vi ho fatto vedere che CauseVid velocizza sì tantissimo perché veramente si arriva a meno della metà del tempo, però al tempo stesso vi aumenta un sacco di artefatti e di strane generazioni, un po' come se fosse veramente compresso tantissimo. Se non usate CauseVid ovviamente la generazione diventa molto più bella. Non ho usato Tcache perché dei test che ho fatto io con i nodi ufficiali non funziona, aveva dei problemi, faceva degli errori. Si possono usare quei nodi di KJ, il wrapper, ma non ho voluto usarli perché andavano a complicare un po' tutto e da quello che ho visto io non si possono usare i GUF con quei nodi. Secondo me usare i GUF è essenziale per queste generazioni perché si abbassa la VRAM, si abbassa la RAM e diventa più accessibile a tutti. Se voi fate troppo offloading sulla CPU e sulla RAM le tempistiche salgono veramente tanto e secondo me conviene sempre rimanere dentro la scheda video per fare queste generazioni. In ogni caso One 2.1 con l'aggiunta di Vase a 14 miliardi di parametri diventa in assoluto il miglior modello per generare video AI perché che succede? Sì, vabbè, ma adesso è uscito Google Veo 3, non so se l'hai visto. Questo è vero, nel senso che si parla lato open source, perché con l'arrivo di Google Veo 3 le cose sono veramente cambiate tantissimo. Ma devi venire qua a interrompere. Dici il migliore è tutto, ma Google Veo 3 ho capito, però stiamo parlando di open source. Magari fra qualche mese, fra qualche anno arriveremo ai risultati di Google Veo 3, però per il momento torna dietro la telecamera perché sennò non sappiamo come sta registrando. Grazie, gentilmente. Comunque, stavo dicendo, è vero, l'arrivo di Google Veo 3 ha completamente stravolto il mondo della generazione video. Non so quando riusciremo ad arrivare a quei risultati perché sono assolutamente fenomenali.
io non mi aspettavo delle cose del genere già adesso. È vero che anche Kling 2, anche Gen 4 fanno cose del genere, ma non con il labiale incluso, con l'audio e tutto quanto. È veramente fuori di testa vedere determinati video e come sono fatti bene. Magari fra 6 mesi, un anno, 2 anni riusciremo a farli locale, ma sicuramente One 2.1 Vase permette una libertà assoluta per generare il locale, cosa che tanti preferiscono per via dell'assenza della censura e soprattutto la libertà di caricare e generare materiale proprio senza doverlo caricare su una piattaforma, che non piace a tanti questa cosa, soprattutto a livello aziendale. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e magari lasciate pure un like già che ci siete, ma ricordatevi sempre che c'è il server Discord con tutti i canali dove potete mettere gli errori in modo tale da spiegarli bene con il log e tutto quanto. E se volete supportare questo canale, farlo crescere e permettermi di fare anche altri video, c'è la pagina Patreon dove spesso carico i workflow qualche giorno prima se volete partecipare alla creazione della guida insieme a me. E ci vediamo alla prossima guida allora. Ciao!